Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno! Oggi è il 1 dicembre del 2021, manca poco a Natale. Yeah. Siamo in quel di Rastignano perché stiamo andando su dove c'è la cache della Palestrina, quella mia, e poi sempre lì comunque c'è tutta una zona di grotte con la dolina, la grotta della Spipola, insomma questa roba qua. Ci sono delle cache, una l'avevo già trovata per i cavoli miei una volta, tempo fa, tanto tempo fa. Ce ne sono altre 3 che spero tanto di trovare, perché me ne mancano giusto 3 per il souvenir che scade tra qualche giorno. Quindi mi servono, ci sono delle galline qui di fianco a noi. Buongiorno galline. Ma non ci posso credere, il parcheggio della Madonna dei Boschi è aperto. Erano tipo 2 anni che era chiuso. Avremmo potuto parcheggiare qui, Claudio, ed evitarci tutta la salita. Però sì, camminare fa bene, bisogna farla la salita, è cosa buona e giusta. Così stasera ci facciamo il frittatone di cipolla, va bene? Abbiamo fatto giusto Aurora, 2 chilometri sta dicendo, fantastic. E da qui abbiamo un bel panorama su Bologna. La solita cappa grigia. Sì, un po' sì. Guarda che si vede. Ah sì, la parete. E qui nell'area di sosta facciamo la prima pausa merenda con le fette di segale. E il final della nostra cache che abbiamo adottato qui alla Palestrina è a posto, cioè come al solito era un po' in vista. Io non so perché la gente poi non rimetta i sassi davanti o boh, forse cadono da soli, non lo so. Considerando che sono 3 giorni che non piove, 2 giorni che c'è il sole, mi aspettavo un po' meno fango e invece stiamo messi così. Sarà una dura giornata oggi. Però almeno ho le scarpe buone. E siamo alla cache che si chiama Altopiano di Miserazzano, che fa parte della saga Gessi della Croara, che vi porterà a esplorare un ambiente di grande interesse geologico e naturalistico a pochi chilometri dal centro di Bologna. Bologna è quella lì davanti. Risalendo lo spoglio pendio gessoso si raggiunge l'altopiano, il cui nome è legato alla rossa villa ottocentesca che ne domina l'estremità settentrionale. Quella lì. Tutta l'area è una sequenza di piccole doline ed ossi gessosi, punteggiata da lembi di bosco a roverella. I vasti affioramenti, percorribili con facilità, offrono belle vedute quando sui territori... non c'è il fango. Sì. Offrono belle vedute sui territori circostanti, in particolare sulla valle del Savena, che si apre verso la pianura alle porte di Bologna. La valle del Savena è quella dove scorre il fiume. Ok. Mi sono punta le gambe, tutto perché all'inizio era punge il pungitopo e in effetti sì, punge il pungitopo. Però l'abbiamo trovata. E un po' c'ha ragione. È pieno di buchi. Cioè questo significa che praticamente stiamo camminando sul nulla.
speriamo che regga. Pausa pranzo. Vabbè, non lo sto neanche a dire che lui c'ha i panini col tonno, è banale. Io invece ho una focaccina e un panino integrale con formaggio. Carota. C'è anche per te la carota, Mentre cammino. Ah, va bene. E biscottini. E siamo alla cache Dolina della Spipola, che fa sempre parte dei gessi della Croara, naturalmente. La più grande dolina del parco è di tutto il complesso dei gessi emiliano-romagnoli, oltre ad essere tra le maggiori d'Europa. Con un diametro di oltre 700 metri e una profondità di 100 metri, al suo interno è punteggiata di diverse doline minori e numerosi inghiottitoi. Sul fondo dell'avvallamento si trova la grotta omonima, raggiungibile percorrendo il sentiero in ripida discesa attraverso il bosco. Quello lì è il buco della dolina. Sì, lo stavo già riprendendo. Sono stato bravo. Bravo. E trovata. Qui sopra a questo cubo in cui sono nascosti dentro dei cadaveri, probabilmente ci sono tante cacchine. Saranno di volpe? Secondo me sì. Sì, dobbiamo andare giù per di lì. Quella cosa ripida. Giù per... E poi dove si va, scusa? Questo qua è il buco del calzolaio. Qui abbiamo anche Luigi Fantini in posa. E questa è la grotta della Spipola, la colata alla Bastrina come era. Forte però. Adesso stiamo appunto andando verso la grotta della Spipola. Se riusciamo a non ammazzarci nel fango e a cadere per terra rovinosamente. Siamo alla grotta della Spipola. Può notare. Sono riuscita a trovare anche questa. Esce dell'aria freddissima da qua dentro. C'è un enorme buco. I buchi sono per far passare i pipistrelli, che scritto qui. La grotta, che ha una lunghezza di circa 4 km e una profondità di 50 metri, è parte del grande sistema sotterraneo acqua fredda Spipola, sviluppato per quasi 10 km. Al suo interno sono visibili esempi delle principali morfologie che caratterizzano le grotte dei gessi. L'ingresso sul fondo della dolina venne aperto nel 1936 per favorire la sua fruizione turistica. Il pesante portale, affiancato da feritoie per il passaggio dei pipistrelli, garantisce la tutela del delicato ambiente ipogeo. Bellini i pipistrelli che passano dai buchi. E qui è dove c'è l'altra cache che avevo già trovato da sola tempo fa. Sul fondo dell'inghiottitoio, nascosto dal bosco e incorniciato da belle erosioni a candela, si apre la piccola grotta omonima, nota anche come buco del pipistrello. La cavità, che ha uno sviluppo di 50 metri e una profondità di 15, è un punto di assorbimento delle acque che alimentano il sistema Spipola Acqua Fredda.
Il numero 37, impresso con vernice rossa, corrisponde a quello con cui è censita nel catasto regionale delle cavità naturali. E questo è il buco delle lumache o dei pipistrelli. È necessario incidere 37 Che dir si voglia. così? È il numero del catasto, l'ho pur letto un attimo Sì, fa. ma cioè, poteva mettere un cartello qua, perché messo lì è brutto. È così. Cioè, hanno rovinato la roccia, così secondo me. Ah, la roverella è una specie di quercia. Ah, quindi queste qui non sono querce, sono roverelle. Beh, sono comunque querce. È la roverella è una quercia diffusa nei versanti Ah, è un tipo di collinari. quercia. Queste querce senza ghiande non si sconvolgono. Qualcosa dovevano pur fare. Non ci sono Non c'è niente, ghiande, nessuno giù. né appese né per terra, ci sono solo un sacco di foglie. Abbiamo visto quell'unica pallina là. Che non era una ghianda, non somigliava a niente. Qui dall'oratorio della Madonna dei Boschi, dove c'è il primo stadio che sono venuta a controllare della cache della Palestrina, ci facciamo tè, che è ancora assurdamente caldo, e finiamo i biscotti. Non credo che li finiremo. Io Uomo non di ne poca mangio. fede. Io non ne mangio. Iniziamo la discesa. Così magari ci chiudiamo le scarpe. Eh sì, perché sono in condizioni un po'... come dire... c'ho anche una foglia attaccata che mi sto portando dietro. La fontana è spenta. Comunque questo è Rastignano, che sta dietro la stazione. Quindi vi metto le statistiche di Rantastic in 3, 2, 1. E da Rastignano sta passando il treno dietro di noi. E dai gessi della Croare, in particolare dalla Spipola, per oggi è tutto. È stata un'ottima giornata di geocaching, una volta nella storia. Beh, ed era bello anche il giro una volta Sì. nella storia. Con geocaching. Ciao ciao!